Bentornati a tutti al mio canale. Oggi faremo una video recensione praticamente di un prodotto che sicuramente tutti insomma negli scaffali dei migliori negozi di elettronica o informatica avete sicuramente visto. Oggi faremo una recensione del famosissimo Sky Box. Allora, partiamo dal presupposto che io già Sky praticamente l'ho avuto in passato già con Parabola, quindi insomma il pacchetto Sky in generale, i pacchetti Sky li conosco benissimamente, però proprio ho avuto in test questo Sky Box per 3 mesi per come si può attivare l'offerta. In questo caso ho scelto un'offerta di intrattenimento più il cinema, perché esiste anche lo stesso pacchetto intrattenimento più il calcio, insomma per chi amante, la differenza sta per chi amante più dello sport, delle partite di calcio va a scegliere il pacchetto ovviamente calcio, e chi invece è più amante del pacchettino cinema ovviamente va a scegliere l'intrattenimento del cinema come abbonamento. Allora abbiamo detto che questo è un pacchettino che voi trovate nei negozi, tuttora c'è sempre, e l'offerta è sempre quella dei classici 29,99 €, una cosa del genere, per 3 mesi, quindi insomma verrebbe l'abbonamento intorno ai 9 € e rotti al mese, quello che sia, mettiamo 10 € al mese per vedere tutto quello che offre Sky tramite lo Sky Box. Allora, intanto vediamo cosa troviamo all'interno dello Sky Box. Intanto troviamo il classico box, quindi è veramente piccolino, quindi ci allontaniamo di molto rispetto a quelli di prima, quindi classici Sky Q e altri tipi di decoder Sky che erano veramente mastodontici. Questo effettivamente è sottilissimo, è piccolino, abbiamo le classiche porte dietro insomma per l'antenna, perché fa anche la digitale terrestre, per la porta LAN, per la connessione ad internet, anche se lui ha il wifi, devo dire che è molto buono il segnale del wifi. La porta ovviamente HDMI, quindi andare a collegare qua al vostro televisore in HD, sfruttando anche il 4K, e poi ovviamente l'accessorio dell'alimentazione, quindi dove andiamo a collegare il nostro alimentatore per accendere lo Sky Box. Dopodiché cosa troviamo dentro? Ovviamente il telecomando viene fornito sempre della Sky. Una cosa che mi piace molto del telecomando è che è retroilluminato, scusate, quindi i tastini presenti già come vedete qua, basta sfiorare o prendere il telecomando e si illuminano i tastini del telecomando. Questa è una cosa che trovo effettivamente ottima, peccato che anche molti televisori questo discorso non lo fanno, e la sera, soprattutto quando vediamo un film che magari può essere un horror, insomma, o c'è poca luce, abbiamo difficoltà a capire dove sono i tastini volume, cambio canale e tutto quello che serve, che ne occorre. Invece il telecomando di Sky è illuminato, retroilluminato, quindi possiamo andare a vedere benissimamente i nostri tasti che occorrono. Dopodiché ovviamente verrà fornito anche il cavetto HDMI per andare a vedere il nostro Sky. Come ultima cosa, ovviamente le batterie già le troveremo all'interno, quindi non abbiamo bisogno sono due mini stilo, quindi due AAA, le troveremo all'interno, quindi non abbiamo bisogno di andare a acquistare praticamente nulla oltre tutto quello che c'è qua dentro sul nostro Sky Box. Allora, le impressioni che ho avuto io di questo set della Sky, quali sono? Secondo me, ovviamente sono sempre pareri molto molto personali. Io ho avuto Sky, il mio primo Sky è stato con parabola, quindi avevo il classico decoder montato con la parabola collegato al televisore. Allora, lasciando stare il fatto che già con parabola e via internet la differenza è enorme. Mi spiego meglio. Io ho trovato davvero molto 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 meglio come Sky, ovviamente quello fatto con parabola, quindi quello che per intenderci avevo io molti anni fa, una decina di anni fa, forse anche qualcosetta di più. Lo trovo migliore rispetto a questo Skybox, in generale a quelli che si collegano ad internet, proprio perché ho rilevato quella differenza di qualità proprio video e audio che sta nel montare una parabola e invece prendere il segnale tramite connessione ad internet. Prende noto che la qualità audio e video è veramente ottima con parabola, quindi la differenza sta proprio nel vedere molto più nitido con parabola rispetto alla connessione ad internet. Praticamente credo che questo Skybox soffra un pochettino per quanto riguarda l'audio e video. Il video ovviamente rispetto alla parabola, secondo me, a mio parere, è molto più buio, quindi più scuro rispetto a parabola, quindi vedo che tutti i canali si vedono in maniera molto più scura, diciamo effetto cinema proprio su tutto, ma molto cinema, quindi come se ci fosse un velo di davanti.
e oserei dire che è stato comunque testato su un televisore con i controfiocchi, quindi mi immagino già i commenti, il televisore che hai utilizzato non è buono, non è di qua, non è di là. Il televisore è veramente un ottimo televisore dove abbiamo installato questo Skybox, però il video è molto buio su tutti i canali, quindi non solo sulla parte cinema, quindi anche sull'intrattenimento, anche su una partita, su uno sport, si vede molto più buio rispetto a quello con la parabola, addirittura rispetto già ai nostri canali sul digitale terrestre liberi. Per quanto riguarda l'audio è la stessa cosa, l'audio la trovo un pochettino, un peletto più Cooper rispetto a parabola, rispetto ai canali, abbiamo detto free del digitale terrestre, e in più si sente molto basso rispetto sempre a parabola e digitale terrestre, quindi peccato la qualità rispetto a quello che utilizzavo con parabola mi ha un pochettino deluso. Come connessione vi posso dire che non la perde quasi mai, è perfetta, quindi la connessione wifi va veramente bene, una volta che lo collegate si connetterà sempre, non perderà mai il segnale e comunque i canali si vedranno bene, lasciando perdere il fatto dei colori e dell'audio, si vedranno bene come pixel, quindi non ci sarà mai quell'effetto ghosting, quell'effetto pixel dovuto ad una connessione ovviamente che non va. Certo è che se voi avete una connessione veramente scarsa oppure dove abitate voi prende male, non avete la fibra o l'ultrafibra, allora magari lì potrebbe soffrire anche lo Skybox, come tutte le cose collegate ad internet potrebbero andare a soffrire veramente tanto. Io non ho avuto questo problema perché per fortuna da me c'è l'ultrafibra, quindi da quando si installa veramente non si è mai staccato il decoder. Il menu è sempre quello classico, tutte le cose che si collegano a internet con Sky, vi omaggino anche lo Sky Go in questi 3 mesi, quindi con la possibilità di andare a vedere anche l'altro Sky su un vostro dispositivo che potrebbe essere insomma quello che volete voi come dispositivo, andare ad utilizzare lo Sky Go, anche se è stato tolto già per esempio dai televisori purtroppo, quindi sui dispositivi ancora c'è. Peccato che sia stato tolto nei televisori, quindi Sky Go purtroppo nei televisori non si può più utilizzare, quindi lo possiamo utilizzare soltanto nei dispositivi quali tablet, iPhone, Android, cellulari, smartphone, tutte queste cose qui, notebook si può utilizzare. Televisore, ahimè, Sky Go l'hanno tolto, questo lo trovo un punto veramente a sfavore di Sky, perché era anche bello vederlo su un altro televisore. In quel caso uno dovrebbe attivare un'altra offerta, un multichannel per andarla a vedere con un altro decoder a sua volta che si collega sempre in wifi su un altro televisore di casa. Quindi questo qui lo possiamo collegare solo su un televisore di casa tramite SkyGo, solo su dispositivi mobili. Abbiamo detto telefonini Android, telefonini Apple, iPhone e poi notebook, insomma, e tablet, quello che avete. Come altri punti parliamo proprio dell'attivazione di questo Skybox. Prende quando io ho acquistato la mia personale esperienza, quando io ho acquistato questo Skybox 7 intrattenimento e cinema, praticamente dalla volta in cui io l'ho spacchettato, vi posso dire che prima di andare a vedere Sky sono passate ben 3 ore, 3 orette e mezza. Quindi se volete una cosa veramente che appena spacchettata, montata, installata nel televisore, voi vedete Sky, non fa per voi, perché non è così. Ho trovato veramente molto macchinoso l'installazione e l'attivazione. L'installazione no, perché l'installazione abbiamo detto che c'è soltanto da inserire un cavettino HDMI e la porta per l'alimentazione, quindi poi non c'è più nulla. Se voi volete il wifi, installate il wifi seguendo la guida, se no il cavetto Ethernet è messo qua dietro, quindi il cavetto LAN. Quindi è semplicissima l'installazione, intendo proprio meccanica, però quella via software ovviamente è un pochettino macchinosa perché dobbiamo andarla a configurare pure col nostro smartphone, aspettare dei codici, chiamare Sky che ovviamente non risponderà quasi mai subito, ma ci vorrà tempo, appena prendiamo la linea. Gli operatori ovviamente sono sempre, come sono stati sempre, disponibilissimi, verrà effettuata una prima attivazione, però poi dobbiamo attendere queste famose 2 orette e mezza, 3 ore prima di vedere i canali Sky, quindi la trovo comunque un po' difficoltosa, soprattutto per chi fa l'acquisto per le persone un pochettino più avanti di età. Sicuramente non riusciranno ad attivarlo, perché è un po' complicatino proprio configurarlo con il vostro smartphone. E in più ovviamente si perde tutto questo tempo per andarlo a configurare, quindi questo rispetto al primo stesso, non a quello con la parabola, ma al primo Sky che ho avuto io sempre, SkyQ con connessione via internet, l'ho trovato davvero molto più complicato e farraginoso il lavoro da fare. Invece in quello di prima, nello SkyQ, che era anche con connessione internet, era davvero veloce. Prendevo, mettevo soltanto la mia password del
del famoso wifi, e direttamente io vedevo tutti i canali già aperti su Sky. Per quanto riguarda qualsiasi tipo di problema, potete contattare sempre il numero Sky, vi risponderanno insomma immediatamente. Un'altra pecca che ho potuto trovare è nella famosa disattivazione poi dell'abbonamento, perché questa abbiamo detto che è un'offerta dei 3 mesi e poi siete liberi di decidere se chiudere il contratto o non chiudere il contratto. Ho trovato veramente macchinosa la disattivazione del servizio Sky in abbonamento. Dico, sarà sempre una coincidenza, però quando dobbiamo attivare Sky noto che gli operatori rispondono immediatamente, quando invece dobbiamo disattivare un abbonamento, ahimè, ci vogliono più chiamate, anche passare 4 ore come è stato nel mio caso, perché l'operatore non era mai disponibile, è sempre a turno, quindi vi tengono sempre a turno, ed è stato veramente difficile e complicato. Io ci sono stato 3 ore per disattivare Sky, però dopo aver provato per il 4º giorno consecutivo. Quindi questo è un punto che a me non piace, non solo su Sky, ma su tutti i dispositivi che in abbonamento, poi per andare a disdire l'abbonamento fanno perdere veramente tanto e tanto tempo. Quindi poi ahimè ci sono riuscito per fortuna, proprio perché non l'ho ottenuto, per questo motivo che intanto la differenza della qualità audio e video rispetto a quella con parabola, e dopodiché anche perché praticamente diciamo è cambiato secondo me un pochettino il pacchetto che utilizza Sky come contenuti, quindi proprio i contenuti a me non sono più piaciuti rispetto a quelli di prima. Sky veramente ha perso in questi anni molti contenuti che veramente erano bellissimi negli anni passati. Non mi piace nemmeno il fatto che molti canali sono ripetuti, non mi piace il fatto di avere dei canali dopo un'ora, quindi classici +1, non vedo il motivo se devo andarmi a vedere di nuovo il film dopo un'ora, se benissimamente lo posso vedere io nel mio Sky Go, perché è in database tutto quello che viene fatto su Sky, quindi trovo insomma andare ad aggiungere proprio canali per me che non servono solo per avere una quantità di canali che poi sono sempre uguali, soprattutto i canali che vanno anche dal 110 in su, per esempio, li riavremo di nuovo precisi identici come al famoso gambero rosso, li riavremo precisi identici dopo il 400, quindi sono soltanto dei canali doppioni, perché poi tolti questi doppioni veramente i canali si restringono ad un cerchio molto più piccolino. Quindi questo di qua non mi è mai piaciuto su Sky, insomma, è il fatto stesso che abbia perso veramente talmente programmi che erano carini ai tempi, per questo purtroppo non si ci può fare nulla, perché chiunque può perdere canali, sia che sono passati magari poi ad altre piattaforme tipo il Netflix, tipo l'Infinity Plus, Disney Plus, quindi questo di qui purtroppo non si ci può fare nulla, però il fatto è che se io devo fare un abbonamento voglio vedere insomma i programmi che a me piacciono, quindi anche per questo è stato disattivato, sempre però a parere personale. Quindi facendo un riassunto, comunque i punti cardine forti che sono di Sky è che il box è veramente piccolino, quindi lo spazio dove andarlo a mettere lo troverete sicuramente sotto al televisore, dietro al televisore dove volete voi, perché è piccolino. Semplicissima l'installazione, abbiamo detto, fisica, quindi meccanica del dispositivo, basta collegare questi 3 cavettini, anzi anche 2 vanno bene perché già c'è il wifi. Per quanto riguarda invece i punti negativi, sono l'audio e video a me non sono piaciuti, sempre personale, quindi audio e video a me non sono piaciuti, il video è troppo buio, l'audio è troppo basso, i contenuti ovviamente che non ci sono più quelli di una volta, quindi sono andati persi, e soprattutto la disattivazione, punto negativo, che è un po' macchinosa, assieme all'installazione invece proprio fisica del dispositivo, quindi all'attivazione del prodotto, dell'offerta dei 3 mesi. Punto anche buono è quello che potete disattivare comunque senza abbonamento, potete disattivare quando volete il vostro abbonamento, sempre se ve lo fanno disattivare in maniera veloce. Una volta finito l'abbonamento e fatta la disattivazione, vi ricordo che avete 60 giorni di tempo per andare a restituire, perché questo non è nostro, ricordiamo, è di proprietà Sky. Abbiamo 60 giorni di tempo per andare a sostituire nella nostra città, presso un punto della nostra città, tutto lo Sky Box. E mi raccomando, per intero, quindi compreso di batteria, telecomando, Sky Box e cavetta HDMI. Detto ciò, ci vediamo sicuramente al prossimo video. Ciao a tutti!